4 anni fa ho comprato un supporto da auto per il telefono con ricarica wireless. Avevo un iPhone 8 Plus e finalmente potevo impostare il navigatore in auto e contemporaneamente ricaricare il telefono. Non si parlava ancora di MagSafe e quindi la soluzione era quella di attaccare al telefono, o meglio alla sua cover, una striscia magnetica fornita con il supporto stesso. Esteticamente bruttino, ma accettabile dato il vantaggio. Quando ho cambiato il telefono, ho sperato in qualche modo che il MagSafe incluso nel nuovo fosse vagamente compatibile con i magneti già presenti. Speranza durata molto poco. Peccato, perché la carica wireless funziona. Non è quella moderna super rapida, ma a me basta non scaricare il telefono se faccio un viaggio lungo. Inoltre il supporto funziona ancora bene e regge il peso del telefono, nonostante gli anni, potrebbe ancora servire allo scopo. Volendo comprare qualcosa di simile, compatibile con il MagSafe, sarebbe da spendere tra i 25 e i 35 euro. Fattibile, per carità, con quello che ho speso per il telefono ci mancherebbe fermarsi lì, ma in fin dei conti, se ho qualcosa che funziona e posso adattarlo, perché non provare? Questo è il supporto che stava attaccato alla cover del vecchio telefono, che non ho più intenzione di usare. Procedo quindi con lo smontaggio. Non vedo viti, quindi comincio col tirare via la pellicola davanti in finta fibra di carbonio. Adesso svito le viti. Sempre se il magnete la smette di tirarmi il cacciavite. Aperto il coperchio frontale si può vedere l'interno costituito da 4 magneti e al centro la bobina per la ricarica wireless. Noto inoltre che il piatto di ferrite dietro la bobina di ricarica ha delle crepe, ma i pezzi ci sono tutti. Il circuito stampato è in ottime condizioni. Con le pinze di ferro tolgo i magneti, ma... Focus. Dicevo, le pinze in realtà non servono, col primo magnete tiro via anche tutti gli altri. 4 magneti al neodimio belli forti. Bene, li metterò da parte per un qualche progetto futuro. Con la colla mi assicuro che il piatto di ferrite resti tutto insieme. Passo quindi a rimuovere anche il logo. Ho intenzione di ricoprire il tutto con... Tra poco vedrai. Rimonto il tutto. Ed ecco che arrivano i magneti sostitutivi. Non sono magneti normali, di solito la polarità è nella direzione più lunga. Questi invece hanno la polarità sul lato corto. Li ho recuperati da vecchie cover dell'iPad. Dentro ce ne sono diversi. Sono quelli che sente l'iPad quando il coperchio è chiuso per andare in stand-by automaticamente. In realtà si trova qualcosa di simile online che sembra proprio fatto apposta. Io ho i miei magneti gratuiti, quindi non ho provato a comprare questi e non so dirti se siano validi o meno. Inoltre, dato il prezzo, forse conviene direttamente prendere il caricatore MagSafe già fatto. Per sapere se vanno bene, basta provarli. Si attaccano esattamente come dovrebbero, sia sul retro del telefono, sia sulla cover, anche questa dotata di magneti. Faccio anche una veloce prova per verificare il funzionamento senza i magneti vecchi e con i magneti nuovi. Tutto funziona. Decido quindi di coprire le viti con un pennarello indelebile nero e di sigillare il tutto sempre con della super colla. Uso della pellicola per proteggere la cover dalla colla. Nota per la prossima volta: usa una plastica più spessa. La pellicola infatti mi si è appiccicata lo stesso. Per fortuna sono riuscito a ripulire il tutto. Metto la colla, sempre super colla, sulla faccia dei magneti ancora attaccati alla cover. In questo modo sono sicuro che siano nella posizione ideale e non rischio di sbagliarmi con la polarità. Sono obbligati a stare nella posizione giusta. A questo punto faccio aderire i magneti al piatto di supporto, cercando di centrarlo il più possibile. Uso dei morsetti mentre la colla si asciuga. L'incollaggio è venuto bene, anche se la colla ha lasciato dei segni biancastri. Seconda nota per la prossima volta: usare meno colla.
Uso la carta vetrata per ripulire un po' delle tracce più evidenti. Qualcosa resterà, ma niente di terribile. Ecco l'ingrediente segreto: resina epossidica con una goccia di inchiostro per stampante blu, anche questo recuperato da vecchie cartucce non più usabili. Verso delicatamente la resina colorata nel piatto con i magneti. E con un bastoncino di bambù cerco di spanderlo, spostando piccole bollicine che si vanno a formare. Un colpo rapido di accendino fa scoppiare tutte le micro bollicine in superficie. Adesso si tratta solo di aspettare che la resina indurisca per almeno 24 ore. È perfettamente indurito, in realtà sono passati diversi giorni. L'ho usato parecchio ed è stato notato anche già da diverse persone. L'estetica particolare sicuramente attira l'attenzione. Certo, non è esente da piccoli difetti. La resina ha lasciato una leggera bombatura in corrispondenza dei magneti. Inoltre, tracce di colla sono ancora visibili, anche se in maniera impercettibile nell'uso quotidiano. Ma in fin dei conti quello che importa è che funzioni. E funziona perfettamente. Anzi, forse anche meglio di prima. Prima girare il telefono in orizzontale era più complicato, dovevo fisicamente staccarlo. Adesso mi basta un veloce movimento e la cover scivola sulla resina. La tenuta è perfetta. Ha resistito a tutti i dossi, tutte le frenate, tutte le sollecitazioni che in più di un mese ha sopportato senza mai far cadere il prezioso telefono. Un altro progetto andato a buon fine, che spero possa averti ispirato o che perlomeno ti abbia fatto compagnia. La tua opinione è importante, quella di fare video di questo tipo è, almeno per il momento, pura passione, quindi se ti è piaciuto fammelo sapere. Ho in cantiere diversi progetti e in un prossimo futuro ne vedrai delle belle. Quindi per non perdertele, iscriviti.